Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi mi trovo qui di nuovo nello stesso posto di un video fatto 2 anni fa, se non sbaglio, se non erro, qui nel canale Appuntamento in Giardino, in cui parlavo di ricerca di supporti adatti per coltivare le tillandsie, e mi trovo di nuovo in questo pezzo di bosco vicino alla mia casa proprio perché voglio cercare di nuovo altri supporti per coltivare queste piante. Le tillandsie sono delle piante affascinanti e bellissime. Io ne ho fatto un acquisto in questo periodo. Ho acquistato 12 tillandsie di specie diverse. Tranne una, la tillandsia bulbosa, l'ho ricomprata perché quella che ho è stata mangiucchiata un po', non so da quale animale, non so se sono lumache o altro, quest'estate, quindi si è rovinata abbastanza, quindi ne volevo prendere un'altra nel caso io perdo poi questa, questa piantina. Tillandsie, mi piace tantissimo parlare di questo argomento perché veramente sono delle piante affascinanti, non hanno bisogno di terra, basta legarle ad un supporto, un supporto qualunque, va bene qualunque supporto per poterci legare una tillandsia e tenerla appesa in casa. Però io, come dicevo anche nell'altro video di Appuntamento in Giardino, cerco sempre di sistemarle in supporti di legno, quindi vengo qui in questo bosco a cercarmi dei rametti, tagliare dei tronchetti, e veramente in questo posto potete vedere che c'è della legna ovunque, sia per terra, ci sono anche dei rami di alberi che non mi va di tagliare, solitamente io raccolgo la legna che trovo per terra, per cercare anche di fare in misura veramente minima un po' di pulizia in questo angolo di bosco che è molto ma molto trascurato. Però questo permette di trovare degli elementi legnosi e decorativi anche molto affascinanti. Ne ho già visto uno laggiù che andrò poi a tagliare. E solitamente uso proprio questi materiali di legno, uso il legno perché mi sembra il materiale più naturale, e quando io osservo le mie tillandsie coltivate, vedendole aggrappate con le loro radici o con una cordina ad un pezzetto di legno o un tronco di legno, mi fa pensare subito al loro ambiente naturale. Allora, adesso mi muoverò qui nel bosco alla ricerca di rametti, così vediamo qualche rametto o qualcosa di carino per poter coltivare le tillandsie che mi arriveranno. E vi ricordo che in questo periodo molti vivai hanno in vendita le tillandsie, le potete trovare anche online, potete scegliere veramente quella che vi piace di più. Ce ne sono molto piccole, ce ne sono di veramente molto grandi, e diciamo che comunque alcune tillandsie, anche se vengono vendute in misura media, col tempo riescono a raggiungere delle dimensioni enormi, e dopo tanto tempo si può ottenere anche la fioritura, che non è sempre facile ottenerle dalle tillandsie perché le tillandsie hanno bisogno di uno stress per poter fiorire, quindi da una temperatura un po' fredda portarla ad una temperatura calda dalla casa all'esterno in primavera può creare magari uno stress improvviso di cambio di temperatura e portarle alla fioritura. Stessa cosa anche da una temperatura buona estiva, portarle in una stanza non riscaldata in cui non gela magari può stimolare la fioritura, quando hanno bisogno proprio di uno stress per poter fiorire. E questo perché? Perché le tillandsie, come le piante in generale, fioriscono perché vogliono riprodursi. Possono farlo se stanno bene, quindi un ciclo naturale, quello della fioritura e della riproduzione tramite semi, o possono fiorire nel caso sentano un pericolo per la propria sopravvivenza. E quindi quando le piante si sentono in pericolo, la prima cosa che fanno è cercare di riprodursi per potersi moltiplicare, per distribuire ancora la specie. Quindi è tutto programmato in natura. Quindi tutto è pronto nel caso di pericolo per cercare di sopravvivere, e le tillandsie dimostrano questo in una maniera veramente magnifica, perché quando arrivano a fiorire colorano veramente la pianta stessa con dei colori che vanno dal fucsia al giallo al rosso al magenta al blu, quindi ci sono tantissimi colori. Ok, io mi sono preparato il mio cestino, ho portato anche una piccola motosega, un seghetto, delle cesoie e dei guanti. Allora, io non voglio prendere dei legni particolarmente grandi, a meno che non trovo un supporto che mi piace tantissimo, allora magari lo porterò in casa per qualche uso poi futuro. Siccome le piante che mi arriveranno dall'acquisto online credo che siano piante abbastanza piccole, e siccome lo spazio in casa è abbastanza limitato perché è già colonizzato da tante altre tillandsie, cercherò di tagliare e di spezzare dei ramettini che siano belli, che mi piacciono, e soprattutto di non
grosse dimensioni, perché proprio come dicevo lo spazio in casa è molto limitato. Mi sembra di averlo detto prima che avevo trovato un tronco che mi piaceva tantissimo, più che un tronco, un ramo che mi piace tantissimo, è questo che è qui adagiato a terra, e credo che sezionerò tutto questo insieme di rametti per creare appunto i supporti per le mie tillandsie in arrivo. È veramente bellissimo perché è da pulire un pochettino, però mi piace perché è molto venoso. Ci sono tante insenature, piccole insenature, che possono far sì che le radici delle tillandsie poi sviluppandosi si aggrappano al supporto. Ricordo che le radici delle tillandsie non sono radici che svolgono una funzione diversa da quella dell'aggrapparsi, nel senso che non danno nutrimento alla pianta. Le tillandsie hanno queste radici semplicemente per il fatto che gli servono per potersi attaccare alle piante. Il nutrimento lo prendono dall'acqua piovana quando piove, soprattutto quando sono attaccate agli alberi abbastanza aderenti. Quando piove, l'acqua che scorre lungo il tronco e i rami degli alberi, ad esempio, porta elementi nutritivi che si depositano sulle foglie delle nostre tillandsie, e l'acqua stessa si carica di elementi nutritivi che viene poi assorbita appunto dalle foglie. Quindi nella tillandsia sono le foglie a svolgere questo ruolo di prendere le sostanze nutritive. Quindi quando dobbiamo concimare le nostre tillandsie, se vogliamo concimarle, è inutile concimarle nell'apparato radicale, bisogna vaporizzare appunto acqua e concime direttamente sulle foglie, oppure usare l'acqua piovana, che già di per sé ha degli elementi ottimi, nutritivi per queste piante. Allora io adesso quello che dovrò fare è quello che spiegavo nell'altro video di appuntamento in giardino, metterò poi il link al di sotto di questo, in cui cercavo supporti, cercare di non tagliare semplicemente dei pezzetti di legno, perché bisogna rendere un pochettino divertente un po' il lavoro della ricerca di supporti per le tillandsie, ma questo vale anche per i supporti ad esempio per le orchidee, ovvero cercare di tagliare i rametti seguendo magari le biforcazioni, i movimenti del legno, le curvature ad esempio del legno. Vedete qui come curva, quindi andare tagliato qui per portare a casa il pezzetto di legno in cui c'è questa curvatura, e se ci sono dei buchi e delle insenature sono perfetti per poter appoggiare la parte terminale basale della tillandsia. Quindi vado a tagliare un po' di rametti da questo grosso ramo con tanto stimolo, è veramente un qualcosa di veramente molto stimolante, perché qui c'è da divertirsi a cercare di ottenere tutti i vari ramettini che serviranno per la coltivazione delle tillandsie. Quindi mi metto al lavoro e ci vediamo dopo, così vi faccio vedere che cosa ho ottenuto dal taglio di questo ramo trovato qui nel bosco. Una cosa che mi piace tantissimo è quando trovo nei boschi i tronchetti dell'edera che si è arrampicata su qualche tronco, poi il tronco è stato tagliato, vengono staccati questi tronchi praticamente di edera, perché diventa un qualcosa di veramente legnoso e anche abbastanza spesso, e crea queste strutture, guardate, che sono meravigliose, a scala ad esempio, che sono un qualcosa di incredibile. Adesso avessi una serra in esterno riscaldata abbastanza grande, io le tillandsie le metterei tutte qua senza doverlo tagliare, perché poi una volta che si taglia in segmenti perde tutta la bellezza, perché rimangono dei pezzi da utilizzare magari per le orchidee o per delle tillandsie. La cosa bella di queste strutture che crea l'edera è proprio il fatto di mantenerle così come sono. Guardate che spettacolo! Veramente, avessi una serra enorme riscaldata, questo sarebbe un elemento decorativo della mia serra, con tutte le piante epifite attaccate al di sopra, bromeliacee, orchidee ed altre piante che crescono sui tronchi degli alberi come in natura.
Purtroppo non ho una serra così grande per poter accogliere un qualcosa di questo tipo, e anche casa mia non è così grande per poter sistemare questa struttura da qualche parte. Quindi la lascerò qua nel bosco e cerco ancora qualcos'altro di interessante per le tillandsie. Bene, la ricerca di tronchi per tillandsie, di supporti per tillandsie è giunto al termine. Vi faccio vedere allora che cosa ho prelevato. Ho trovato anche un'altra scala di edera, anche questo, vediamo un po' che cosa porta a casa e poi vediamo, qualche idea magari mi verrà. Ho trovato anche questo bellissimo pezzo di legno, guardate qui che movimento che ha da questa parte, veramente bellissimo, con una colorazione anche un po' ramata, non so se si vede dall'inquadratura, molto ma molto bello, anche questo un po' da pulire. E poi ho trovato delle cose affascinanti. Una, che se sembra strano, è questo tronchetto veramente fantastico che sembra un piccolo serpente. Ho trovato questa roba qua tagliata in più punti per ottenere proprio tutti questi cerchi che mi permetteranno di inserire magari anche 3 tillandsie, anche 4 se sono tillandsie di piccole dimensioni. Vediamo che cosa mi arriverà dall'ordine che ho fatto online. Veramente fantastico, bisogna solo capire come appenderlo, vediamo, poi ci studierò poi sopra. Altri tronchetti, anche questo un po' a spirale, mi è piaciuto tantissimo. Guardate questo, con una piccola insenatura qui dove poter mettere una tillandsia. E poi c'è questo che è un pochettino strano, devo capire un po' che cosa farne, però mi piace tantissimo perché mi dà un po' da pensare, quindi mi fa smuovere un pochettino la mente, mi stimola. E in più ci sono poi tutta una serie di piccoli ramettini, adesso vediamo che cosa utilizzerò e quanto saranno grandi le piante che mi arriveranno dall'ordine che ho fatto online. Allora, con questo io concluderei il video, però ci tengo a dirvi ancora una cosa che riguarda le tillandsie. Allora, quello che volevo dirvi riguardo le tillandsie è che io farò un altro video poi, probabilmente a gennaio, visto che adesso poi arriveranno le feste, quindi ci sono un po' di impegni. Volevo fare un video proprio dedicato un pochettino all'importanza dell'identificazione delle piante che noi coltiviamo, non solo tillandsie, parlerò magari nello specifico di tillandsie, però mi piacerebbe fare un video proprio per parlare su come identificare le piante, perché questa è una cosa molto importante. Quando noi abbiamo delle piante coltivate in casa, in balcone, in una finestra o in giardino, è bello sapere come si chiama questa pianta, qual è il suo nome scientifico, e la cosa che mi piace di più è lo scoprire anche se è una pianta che è stata dedicata a qualche personaggio. Ad esempio, vi faccio un esempio così classico, la Nepenthes nortiana, una pianta carnivora, se non sbaglio del Borneo, ha questo nome, nortiana, perché è stata dedicata ad una donna particolarmente coraggiosa che ha fatto dei viaggi, tanti viaggi, in giro per il mondo, in tempi in cui prendere, che ne so, mi viene da pensare un vascello per raggiungere il Borneo dall'Inghilterra era un qualcosa veramente di disumano, quindi dei viaggi della speranza per arrivare vivi in quella terra, e lei faceva questo per poter dipingere le piante in natura. Ha dipinto la Nepenthes nortiana, tantissime altre piante del Borneo, ma la Nepenthes nortiana è stata poi dedicata a lei ed è per questo che si chiama così. Una donna straordinaria, Marianne North, che ha girato tutto il mondo e poi mi sembra che abbia scritto poi nel suo diario: ho girato tutto il mondo alla ricerca dei fiori più belli, ma ho scoperto poi alla fine della mia vita, negli ultimi giorni della mia vita, che i fiori più belli crescono attorno alla mia casa. E quindi guardate ogni singola pianta effettivamente quante cose ha da dirci. Parleremo quindi di cercare di identificare un pochettino le tillandsie nel prossimo video di appuntamento in giardino. E ancora una piccola nota: quante cose hanno le piante da dirci. Siamo sempre più proiettati verso una tecnologia che è anche stimolante, è anche bella, e per certi versi è anche molto affascinante la tecnologia. Però io noto negli ultimi anni, ho notato questo, che questo distrae tantissimo le persone, siamo tutti molto distratti dalla tecnologia, dai telefonini soprattutto, ma soprattutto ci stiamo accontentando di cose che durano veramente poco e in cui queste cose non dicono poi così tanto.
E quindi questo che cosa fa pensare? Fa pensare che la gente è sempre più predisposta a dover dire la sua, ma non ascolta più. La gente parla, ma non c'è più nessuno che ascolta. Io questo me ne accorgo poi quando faccio le cene, magari con degli amici, si cerca magari di manifestare un proprio pensiero, di dire un proprio pensiero, ma a metà della frase c'è già qualcuno che si intromette con un qualcosa per poter dire la sua, senza lasciar finire magari di parlare una persona. Questa è una cosa che a me non piace tanto. Io sono ad esempio una persona che sa ascoltare, mi piace ascoltare le persone, e quindi il giardino in questo caso può diventare un qualcosa di terapeutico. Possiamo esprimere un nostro pensiero, ma soprattutto possiamo osservare le nostre piante e metterci in ascolto, perché ognuna di loro ha qualcosa di importante da raccontarci. Ciao a tutti e ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao.